Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla pista di Vizzola, pista dei test per le moto e per le auto del gruppo Pirelli Metzeler. Siamo in compagnia di Alessandro Abate, l'amico Alessandro Abate, che si occupa proprio per Metzeler e Pirelli dello sviluppo dei pneumatici. Entreremo in pista con una BMW R1200 GS, scelta ovviamente perché è la moto più venduta sul mercato, è la più rappresentativa del mondo Max Enduro. Perché con la tuta di pelle? Perché siamo in pista bagnata della Pirelli, per mettere alla frusta gli ultimi pneumatici tassellati per uso stradale: Pirelli Scorpion Rally Street, Metzeler Karoo Street appena provato in Sicilia, contro due dei competitor più apprezzati e conosciuti sul mercato. Parliamo di Heidenau K60 e l'altro è il Continental TKC70, quindi tassellati ma orientati all'uso stradale. Nelle prove di Moto.it spesso sottolineiamo come queste gomme sul bagnato vadano utilizzate con attenzione, soprattutto in frenata e nell'ingresso in curva. Però gli ultimi sviluppi di Pirelli e Metzeler sono stati guidati anche dalla sicurezza, dal comportamento più efficace sull'asfalto bagnato, e quindi abbiamo chiesto a Pirelli di metterci a disposizione questa moto, la pista allagata, con questi 4 treni di gomme comprati presso normali rivenditori, portati qui presso la loro pista. Vedremo oggi come vanno proprio sull'asfalto molto bagnato. Che caratteristiche ha questo asfalto, Alessandro? Questo asfalto può riprodurre senz'altro una normale strada che l'utente può percorrere in una giornata in cui magari come oggi soleggiato, però viene fuori un bel temporale, e quindi potremmo apprezzare, speriamo, tutte le qualità dei nostri pneumatici, sia Pirelli che Metzeler, soprattutto il Metzeler Karoo Street, che è stato l'ultimo nato della casa Metzeler, e capire cosa ne pensate. Infatti con Salvo Pennisi in Sicilia era rimasto questo punto di domanda. Ottima prova in fuoristrada, sull'asfalto strepitoso dell'Etna, però ci mancava il bagnato. Ed eravamo rimasti proprio con la sfida sul bagnato di queste gomme, le abbiamo portate qua a Vizzola, e adesso, per rendere la sfida più imparziale possibile, proprio visto che siamo ospiti loro, quindi già gomme sviluppate magari anche su questa pista, abbiamo scelto di selezionare a caso le 4 gomme, come si fa nei sorteggi classici. Quindi abbiamo 4 bigliettini che rappresentano ciascuno una marca. Alessandro, mi fido di te e procediamo con l'estrazione. Vado. Vai. Non prendere Pirelli Metzeler subito, Eccoci qua. La prima C di Continental. Ecco qui. Metzeler. Seconda Metzeler, la terza, e quindi ovviamente poi la quarta viene da sé. H. Heidenau. Resta buon'ultima Pirelli Di Scorpion Rally Street. Ragazzi, ci siamo. Primo test con le gomme estratte a sorte. Quali sono, Alessandro? Continental TKC70. Entriamo in pista bagnata, lo vedete, i getti stanno andando, quindi 5 giri cronometrati. Raccontaci TKC70 Continental, le prime impressioni. Prima cosa ho capito perché ci vuole l'antipioggia, qua di acqua ne viene giù veramente tantissima. Giudizio per il momento positivo. Ecco, l'anteriore ma non mi ha stupito più di tanto, non mi ha dato tantissima confidenza e molto feeling in curva e in ingresso di curva, anzi me ne ha dato poco, però c'è anche da dire che, lo vedete, il TKC70 è una gomma di compromesso fatta per andare anche in fuoristrada, e quindi deve anche smaltire il fango. Nel complesso, giudizio per il momento delle TKC70 positivo, soprattutto a livello di frenata e di uscita di curva. La gomma ha lavorato molto bene. Per quanto riguarda invece l'inserimento, sulle uova o sul bagnato, perché siamo quelle tassellate sul bagnato. Le prossime gomme? Metzeler Karoo Street. Ottimo, queste l'ho provate in Sicilia, vanno bene sull'asfalto asciutto, adesso vediamo. Esatto, e qui continuiamo sull'asfalto bagnato. Ok, grazie, si parte. Andiamo. Bene Andrea, primo feeling, adesso puoi fare anche un confronto con quelle precedenti. Sì, il confronto lo faccio con cautela perché voglio aspettare la fine per provarle tutte. Però mi hanno stupito perché a livello soprattutto di anteriore è un altro pianeta, quindi ingresso in curva veramente si sente la ruota cosa combina, cosa fa il tassello sul bagnato.
C'è molta aderenza anche sull'asfalto zuppo di Vizzola, tanto che si percorrono le curve addirittura con una marcia in più. Dove mettevo la seconda con le prime gomme testate del Continental, qui potevo usare in terza, ma usare in tutta sicurezza, perché lo ricordiamo, è un test con i tempi che vedremo alla fine, non li so ancora, ma è un test dove la sicurezza è al primo posto, quindi dobbiamo capire il feeling, poi suffragato dai tempi sul giro. Quindi impressioni veramente ottime. Anche la frenata, si può tirare la frenata a moto quasi piegata sul bagnato, con delle gomme che nascono per un doppio utilizzo. Sorpreso, veramente sorpreso dalle Karoo Street. Terzo turno in pista Vizzola. Alessandro, cosa ci tocca? Heidenau K60. Quindi ragazzi, qua si va sul tassellato. D'altra parte la proposta del costruttore È proprio questa. volta all'utilizzo a 360 gradi e vediamo come va quando capita anche il bagnato. A dopo. A dopo. Caro Alessandro, Heidenau K60. Qui il tassello grosso mi aveva creato un po' di allarmismo e in effetti non è andata male, perché consideriamo sempre che è una gomma fatta per andare in fuoristrada e vediamo che c'è un rapporto vuoti-pieni che privilegia tantissimo il vuoto. Però il tassello qua si flette tanto e rispetto alle altre gomme c'è un inserimento in curva molto meno omogeneo, si sente proprio di essere sulle uova, come si suol dire, e poi i controlli di trazione che con Continental e Metzeler hanno lavorato poco, qui erano sempre inseriti, perché ovviamente lo diciamo, queste moto nascono con i controlli elettronici e ha senso lasciarli inseriti. Non abbiamo messo la mappatura Rain, ma quella Road, proprio per permettere alla gomma di lavorare, di metterla, esatto, di provarla anche ai limiti di aderenza, e in questo caso con Heidenau sul bagnato in piega i limiti arrivano molto presto e anche in frenata si sente un intervento dell'ABS piuttosto invasivo. Ultima prova della giornata, la quarta, siamo con le Pirelli Scorpion Rally Street, quindi tassellato ma studiato anche per andare su strada. Pronti, via. Si va! A dopo. Le Pirelli mi hanno stupito tantissimo perché a guardare il disegno mi sembravano molto tassellate anche loro, non come la Heidenau ma quasi. Invece è una gomma sportiva, ti permette inserimenti in curva, percorrenze e staccate da gomma sportiva, quindi Pirelli è stata la grande sorpresa. Metzeler sicura, affidabile, una gomma che comunica tantissimo. Questa invece invita a osare. I controlli di trazione hanno lavorato pochissimo, anzi non li ho mai sentiti, pur forzando il ritmo, e anche l'ABS non è intervenuto. Ho sentito qualche vibrazione all'avantreno, nelle frenate, però direi che non è tanto un limite delle gomme, ma è dovuto al fatto che si alza così tanto il ritmo con le Pirelli Scorpion Rally Street che si arriva anche a frenare molto più forte. Ragazzi, siamo alla fase finale del nostro test delle gomme tassellate provate in pista sul bagnato. E perché parlo della fase finale? Perché abbiamo i tempi in pista, i tempi che quindi ci danno una classifica che vede al primo posto le gomme che abbiamo lasciato montate sulla BMW R1200GS. Infatti il cronometro ha parlato in modo molto chiaro, su tutte hanno svettato le Pirelli Scorpion Rally Street, l'ultima versione quindi di gomma tassellata ma con una destinazione d'uso stradale, quindi utilizzo a 360 gradi che va dallo sterrato fino all'asfalto e anche l'asfalto bagnato. Eccole qua, ve le facciamo vedere perché vedete che il disegno è proprio molto tassellato, quindi un disegno adatto anche a percorrere tratti in fuoristrada, però il comportamento su asfalto bagnato è stato incredibile. Miglior tempo 41,7, e quello che ha caratterizzato maggiormente le Pirelli è stata l'agilità in inserimento in curva e anche l'agilità nei cambi di direzione, un DNA quasi sportivo che permette, pensate un po', anche sul bagnato di spostare il peso all'interno della curva e quindi di raggiungere con grande facilità il punto di corda. Quindi ottimo lavoro per i Pirelli Scorpion Trail Rally. Secondo posto, al secondo posto troviamo le Metzeler Karoo Street. Mi sarei aspettato da parte delle Metzeler, che sono l'ultimo prodotto arrivato sul mercato, un comportamento analogo se non migliore rispetto a quello delle Pirelli, e in effetti il cronometro dice che sono molto vicine. Pensate un po' che il miglior tempo delle Metzeler Karoo Street è pari a 42 netti, quindi siamo a circa 3 decimi dalle Pirelli. Però al di là del cronometro è il feeling che cambia in maniera molto importante, perché ve le rimostro, Daniele, facciamole vedere.
Questa gomma ha un profilo chiaramente diverso dalle Pirelli. In che cosa è diverso? È meno veloce nei cambi di direzione, però dà una maggiore stabilità, una maggiore solidità nella percorrenza di curva. Quindi è la classica gomma più stabile, quindi più orientata anche al turismo stradale, magari in coppia e col passeggero. Senza nulla togliere poi ai tempi in pista, perché come vi dicevo abbiamo ottenuto un clamoroso tempo, dicevo, di 42.00, quindi ottimo tempo per le Metzeler, meno agili ma anche più stabili nella percorrenza di curva, hanno un comportamento più rassicurante rispetto alle Pirelli, che sono invece molto sportive. Proseguiamo nella nostra classifica col terzo posto, le vediamo qua, le conosciute perché sono da alcuni anni sul mercato, le Continental TKC70. Il loro miglior tempo è stato pari a 43 secondi e 798 millesimi, quindi siamo a circa 1 secondo e 8 dalle Metzeler. Il comportamento è molto diverso soprattutto nel feeling con l'anteriore, perché lo vediamo, c'è un tassello molto abbondante, quindi che fa presagire un'ottima tenuta in curva, e la tenuta in curva sicuramente c'è. Quello che è inferiore rispetto a Metzeler e ovviamente anche a Pirelli è il feeling con l'anteriore sul bagnato, perché è una gomma che invita a ridurre un po' l'andatura e a guidare in maniera ancora più pulita per raccordare le traiettorie. Comunque nel complesso la TKC 70 è ancora un'ottima gomma, però sul bagnato non ha le prestazioni davvero eccellenti delle ultime arrivate Metzeler e Pirelli. Quarto posto era anche facilmente ipotizzabile, perché lo vediamo dal disegno della gomma, è molto fuoristradistica, quindi abbiamo un rapporto pieni vuoti che privilegia i vuoti, quindi il comportamento off-road. Parliamo delle Heidenau K60, il loro miglior tempo in pista è stato pari a 45 secondi e 380 millesimi. Queste gomme si sono comportate nel compresso in maniera discreta, perché la potenza importante della BMW R1200 GS, vi ricordiamo che ha 125 cavalli, ha stressato parecchio il tassello, quindi anche sull'asfalto bagnato si sente il tassello flettere, fa fatica a scaricare la potenza, e questo chiama in causa in maniera molto importante il controllo di trazione in uscita di curva e anche l'ABS quando si va a frenare. Comunque nel complesso anche il comportamento delle Heidenau è stato sicuro, affidabile, però se parliamo poi di resa col cronometro, quindi anche di feeling di guida nella guida più sportiva, è nettamente inferiore rispetto a Continental, Metzeler e Pirelli. Chiudiamo questo test ricordandovi che è stato effettuato con la pressione indicata dal costruttore per la BMW R1200 GS, quindi 2,5 bar all'anteriore e 2,9 al posteriore, e sono stati mantenuti sempre inseriti i controlli di trazione impostato su road, non su rain che è troppo invasivo, e ovviamente anche l'ABS sull'anteriore, perché la prova di oggi ha confermato l'utilità di questi dispositivi anche nella guida al limite in pista, soprattutto col bagnato. Adesso la prova è finita, la lascio tutta per voi qua nei commenti su YouTube, sul nostro canale di Moto.it. Ciao!